Ciao a tutti cari amici e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Questa sera andiamo a vedere cosa vi direbbe la persona del vostro cuore se parlasse, se potesse aprire il cuore, se non avesse blocchi di vario tipo, orgoglio, impedimenti esterni, altre relazioni, eccetera. È un interattivo, quindi vi ricordo che è valido dal momento in cui viene visto, quindi se approdate nel canale tra 10 e 15 anni è comunque valido dal momento in cui lo aprite e lo visionate. Inoltre sono stese generali, quindi cercate di non forzare le cose se sentite che la situazione non appartiene al vostro rapporto, alla vostra vita reale, lasciate andare, provate ad andare su un'altra variante. Se non sentite combaciare nulla, ma proprio nulla, evidentemente non c'è un messaggio per voi in questo video, provate magari a vederne altri. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così vi arrivano tutti i video che carico. Inoltre vi chiedo anche di commentare e dirmi se sentite risuonare la vostra situazione, se vi appartiene. Vi lascio qualche secondo, poi parto subito con la variante numero 1. Bentrovati a coloro che hanno scelto la variante 1, ovvero la carta della partenza. Vediamo subito questa persona che cosa vi direbbe se potesse. Vi ricordo sempre che non vado a vedere la situazione, quindi cercate di cucire in base a quello che è il vostro rapporto. Quindi se non sentite risuonare niente, cercate di non forzare i meccanismi. Allora, qui a fondo mazzo abbiamo mi hai deluso. Poi abbiamo sono geloso, ti sento distante, sono felice, sei nei miei pensieri, non so che cosa fare, stai distante da me, ho bisogno delle tue attenzioni. Qui in questa stesa abbiamo due situazioni diverse. Sicuramente questa persona si sente delusa dal vostro rapporto, magari da un vostro comportamento, ma potrebbe anche sentirsi delusa dal fatto che c'è un allontanamento, un distacco. Voi avete scelto la carta della partenza, che è una carta che mi parla di allontanamento. Vedete come questo aereo parte e lascia a terra questo cuore infranto e ferito. Quindi qui qualcuno si è allontanato. Allora mi fa più pensare che vi siate allontanate voi, visto che appunto in fondo mazzo abbiamo la delusione, però sono energie, quindi cercate di capire se parlano di voi o dell'altra persona. Fatto sta che in ogni caso, anche se fosse l'altra persona che si è allontanata, ha una profonda delusione nei confronti del rapporto, ma anche nei vostri di confronti. È una persona che è gelosa di voi nonostante l'allontanamento, sente che siete ancora sua, vi desidera. È una persona che ha la sensazione che questo allontanamento sia un po' per sempre e che voi siate andate verso altre situazioni, altri lidi. Ed è per questo che questa persona comunque prova un senso di gelosia profonda. Si sente impotente di fronte a questa situazione. È una persona che vi pensa molto, una persona che comunque vi desidera, vuole le vostre attenzioni, vorrebbe che voi foste ancora insieme. Naturalmente io non so il motivo del distanziamento, quindi cercate di capire, di cucire in base alla vostra situazione, ricordo sempre. Quindi vi pensa, vorrebbe avere un incontro con voi, vorrebbe potervi parlare e vuole le vostre attenzioni. È una persona che si sente abbandonata qui, che sia, diciamo, buono il motivo per la quale vi siete allontanati o meno. In ogni caso questa persona è come se si sentisse sola, non sente più il vostro calore e questo lo ferisce e teme soprattutto che lo stiate dando a qualcun altro. L'altra variante che emerge qui è un allontanamento da parte di questa persona, quindi è questa persona che si è allontanata da voi, che è deluso dal rapporto con voi,
È una persona che adesso è felice, è sereno, ed è una persona che, diciamo, non vuole più vedervi, non vuole più avere a che fare con voi. Qua lo dico perché magari è per poche di voi, però siccome esce dalle carte è comunque una situazione che mi sento di dire, ecco. Quindi in questo caso, in questo tipo di variante, naturalmente quelle che stanno soffrendo per la partenza, per l'allontanamento, qui siete voi, cioè il cuore infranto, lasciato a terra da questo aereo, siete voi. Quindi questa persona non vuole più avere a che fare con voi, per ora. Non sono eterni, naturalmente. Va bene, variante 1, commentatemi. Ditemi se le stese risuonano con voi, se sentite che queste parole fanno parte della vostra vita, del vostro rapporto, della persona di cui chiedete. Vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi al canale, così attivando la campanellina vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico. Io intanto vi do un abbraccio grande e passo alla variante numero 2. Bentrovati a coloro che hanno scelto la variante 2. Andiamo subito a vedere che cosa vi direbbe questa persona. Vi ricordo sempre che, come potete vedere, non faccio preamboli, non vado a vedere la situazione, quindi cercate di cucire in base a quello che sentite, appartenere alla vostra situazione. Innanzitutto a fondo mazzo abbiamo sei solo amicizia per me, poi abbiamo sei la persona giusta, ho bisogno delle tue attenzioni, non mi fido più di te e di me, vorrei chiederti scusa ma non ci riesco. Ho paura di restare da solo. Ti sogno. Sono geloso. Allora qui abbiamo una persona che probabilmente si è allontanata. Questa è una delle prime varianti. Si è allontanata da voi perché forse è successo qualcosa. Qua dice che non si fida più né di voi né di se stesso. Quindi non escludo che possa esserci stato, non so, un tradimento o da parte vostra o anche da parte sua, oppure semplicemente magari si è reso conto che non siete fatti per stare insieme, cioè per avere una relazione sentimentale. Perché forse si rende conto che le cose non vanno, magari c'è un'incompatibilità caratteriale o semplicemente non riuscite a comunicare in modo efficiente. Fatto sta che questa persona al momento pensa sia il caso che siate amici e vi ritiene tali. Qua avete scelto la carta delle illusioni, probabilmente voi vi state illudendo che questa persona in qualche modo possa ritornare o possiate ritrovare, diciamo, il feeling perso. È una persona che comunque potrebbe pensarvi molto e che magari è ancora geloso di voi. Probabilmente vi sogna e diciamo ha ancora un po' un attaccamento nei vostri confronti, nonostante sia un sentimento di semplice amicizia. Qui con la carta dell'illusione, ripeto, secondo me voi vi state illudendo del fatto che questa persona possa ritornare da voi. L'altra variante che emerge qui è che l'altra persona probabilmente si sta illudendo verso di voi, vi ritiene la persona giusta e vi sente distante questa persona perché dice ho bisogno delle tue attenzioni, cioè dove sei? Perché non vieni da me? Ok? È una persona che probabilmente teme che vi siete allontanati, teme il vostro distacco. Qui per alcuni di voi avete un flirt con questa persona che sta capendo che siete la persona giusta. È una persona che è già gelosa di voi, vi sogna, vi pensa, vi desidera. E d'altra parte potremmo avere anche una persona che invece con cui invece state già insieme, quindi potrebbe esserci un rapporto sentimentale. Questa persona vi considera la donna giusta, la donna con la quale costruire una famiglia, un rapporto stabile, e però vi sente distanti, teme che voi lo lasciate. Dice ho paura di restare da solo e probabilmente è anche geloso perché teme che voi stiate andando verso altre persone, che magari avete trovato qualcun altro e ha la percezione che per lui proviate solo amicizia in questo momento. Quindi questa persona dice che gli mancano le vostre attenzioni, che vorrebbe le vostre attenzioni.
Quindi qua cercate di capire qual è la vostra situazione, perché qua ce ne sono ben 3. Allora, variante 2, io vi ringrazio di aver seguito il video, vi invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale e naturalmente commentatemi, ditemi se le stese risuonano con voi. Io vi do un abbraccione grande e passo alla variante numero 3. Bentrovati per coloro che hanno scelto la variante 3, benvenuti. La carta della fedeltà. Andiamo a vedere cosa vi dice, cosa vi vorrebbe dire questa persona questa sera. Come ho detto nelle altre stese, non faccio nessun tipo di preambolo, non vado a vedere la situazione, quindi sfrutto solo le parole e cercate quindi di capire e di cucire in base alla vostra situazione. Allora, nel fondo mazzo abbiamo ti mangerei. Poi nessuna è come te, voglio parlare con te, non riesco a dimostrarti i miei sentimenti, amo una persona che non sei tu, sono felice, ti sogno, ti ho mentito. Allora qui ci sono 2 situazioni, come si può ben intuire. La prima è la persona che vi desidera, infatti esce ti mangerei, quindi è una persona che è estremamente attratta da voi, vi desidera sessualmente ma anche affettivamente parlando. È una persona che si sente felice quando sta insieme con voi, sta bene, vi sogna, vi pensa moltissimo, proietta su di voi anche magari situazioni che ci sono state con voi, discussioni, cioè discussioni semplici, magari conversazioni, il tempo passato insieme. È una persona che vorrebbe comunicare con voi, vorrebbe parlarvi. Senz'altro vi ama questa persona e pensa che voi siate uniche, che non ci siano altre persone come voi, altre donne come voi. È un uomo estremamente chiuso in se stesso, che fa fatica a dimostrare i propri sentimenti, nonostante abbia appunto una forte fedeltà in quello che sente. È una persona questa che prova un profondo legame con voi, potreste sentire che vi conoscete da tantissimo tempo, sentite proprio un legame profondo, importante, ed è una persona appunto che vorrebbe avere il coraggio di parlarvi di questo, forse vorrebbe anche avanzare qua in questo rapporto, ma al momento non c'è il coraggio, perché non riesce proprio ad esprimersi. Qui per alcuni di voi potrebbe essere anche un rapporto, per carità, una nuova conoscenza, un nuovo flirt, una nuova frequentazione, ma per alcuni di voi parliamo anche di un rapporto stabile che magari è in crisi. Quindi questa persona magari non riesce più a mostrarvi quello che sente per voi, quello che siete per questa persona. L'altra variante che emerge, che è più negativa, ovviamente cercate di capire se fa parte della vostra situazione, è una persona che probabilmente vi ha mentito. Potrebbe essere un uomo impegnato che in realtà vi ha fatto credere di essere disponibile, ma non lo è. Non solo non è disponibile, ma è anche una persona che è estremamente fedele al suo rapporto ufficiale e alla donna con cui è insieme, convive, sposato, eccetera. È una persona che è felice nel rapporto che ha attualmente e che sostanzialmente vi ha preso in giro. E vi dice amo una persona che non sei tu, quindi ama la persona con cui sta, la donna che ha al proprio fianco. Per alcuni di voi già lo sapete, già sapete che questa persona ha una relazione e che gli va anche bene, per altre invece non siete ancora a conoscenza del fatto soprattutto magari che sta bene nel rapporto, perché magari avete una conoscenza profonda magari in ambito sessuale o sapete che ha un rapporto ufficiale, ma magari vi ha raccontato che non va d'accordo, che non sta bene insieme, che vuole interrompere, eccetera. Non è vero, è una persona che è felice e probabilmente vorrebbe dirvelo, vorrebbe confessarvi la bugia che vi ha detto sostanzialmente.
Va bene, variante 3, io vi ringrazio, commentatemi, ditemi se la stesa risuona con voi, se sentite combaciare queste parole. Io vi do un abbraccio grande, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi aspetto con i prossimi interattivi.